Ciao miau! Benvenuti sul mio canale in questo mio nuovo video. Come va? Come state? Se non mi conoscete, piacere, io sono Esther e faccio video sul cosplay da un bel po' di tempo qua su YouTube. In tutto questo tempo però non avevo ancora trattato di un argomento, non dico importante, però una di quelle cose di cui si parla spesso nell'ambiente cosplay. Sto parlando delle lenti a contatto. Le lenti a contatto sono uno di quegli accessori che come dire, li ho sempre valutati facoltativi. Quando ho iniziato a fare cosplay non avrei mai pensato di mettermi delle lenti a contatto un giorno, eppure è successo. Ero davvero terrorizzata di avvicinare qualsiasi cosa ai miei occhi. Ci ho messo tantissimo anche solo per imparare a mettere tipo la matita, l'eyeliner, però un giorno mi sono detta no, voglio provare, voglio anche solo vedere come sto con gli occhi chiari. Mi sono armata di coraggio e ho indossato il mio primo paio di lenti a contatto facendo il cosplay di Tsubasa delle Arise. Da là ho capito che non era poi così traumatico indossare delle lenti. Il video di oggi è in collaborazione con questo sito che vende lenti a contatto chiamato Maple Lens. Mi hanno inviato 2 paia di lenti a contatto che oggi indosserò. Ne ho approfittato quindi per fare questo video su come indosso le lenti a contatto. La premessa che posso farvi è che comunque stiamo parlando di lenti che vanno nei vostri occhi, che sono una parte del nostro corpo veramente molto delicata. Quindi mi raccomando, fate prima una visita dall'ottico e chiedeteli se il vostro occhio può indossare effettivamente le lenti a contatto, perché non è detto che tutti voi possiate indossarle. Detto questo, quindi partiamo dal materiale. Cosa serve effettivamente per indossare delle lenti a contatto? Io ho tutto qua davanti a me. C'è la soluzione salina, veramente fondamentale, dove immergeremo le nostre lenti a contatto. I portalenti, anche questi effettivamente sono essenziali, che conterranno le nostre lenti a contatto. E infine in queste scatoline troviamo le lenti. Il sito mi ha inviato 2 paia di lenti. Uno gliel'ho chiesto io. Si tratta di queste qua che sono celesti praticamente. L'altro paio hanno deciso loro e penso siano verdine. Ora devo tirarle fuori qua perché incastrate perfettamente. Ah, e anche un asciugamanino potrebbe esservi utile. E non dimenticate lo specchio. Queste, come molte delle lenti vi arriveranno, di solito le trovate o in queste boccette o in tipo dei contenitori di plastica. Io preferisco i contenitori di plastica, quelli un po' piatti, non so come descriverli, perché queste sono un inferno da aprire, sono veramente difficili, ogni volta quando sbaglio vorrei ammazzarmi. Qua sopra notate che c'è scritto 00 perché sono lenti non graduate. Teoricamente io indosso gli occhiali perché non vedo bene da lontano, però in fiera non mi è poi così utile avere delle lenti graduate e poi meritano più attenzione perché devi stare molto attento a non incrociarle e a mettere quelle giuste nell'occhio giusto. Non pensavo di doverlo fare, ma ecco anche il tutorial su come aprire queste boccettine. Allora, dovrebbe esserci qua un piccolo simbolo che ti fa capire che devi iniziare a tirare proprio di là. Mi romperò tutte le unghie ogni volta così. Ah, aiuto! Ecco, ok. E ora con un movimento molto veloce dobbiamo togliere tutta questa parte in alluminio, cos'è? Ecco, io ho sbagliato perché doveva venirsene tutto quanto e invece è ancora qua. Vado a prendere delle forbici, sono riuscita più o meno ad aprirlo. Togliete il tappino e teoricamente adesso potete far uscire le vostre lenti dal barattolo, anche se la situazione non è proprio delle migliori. Vabbè, queste sono quelle blu, quindi prenderò il portalenti blu per ricordarmi che nel portalenti blu ci sono le lenti blu. Lo apriamo, qua c'è una R per farvi capire che qua ci sarà la lente destra e li riempiamo tipo 3/4 di soluzione salina. La mia sta per finire, però ho l'altra. Ricordate che la soluzione salina non è acqua. Non mettete a mollo le vostre lenti nell'acqua perché nell'acqua ci sono tantissimi batteri, germi che se vanno nella vostra lente e poi nel vostro occhio avete condannato i vostri occhi. Comunque inseriamo la prima lente nel portalenti. Questa è un'operazione che va fatta di solito il giorno prima di indossarle, dovete lasciarle un po' ad ammollo nella soluzione salina. Io di solito verso tutto il contenuto sulla mia mano e poi prendo la lentina. Ecco qui la nostra lente e la metto a posto nel portalenti. Ok, tutta questa roba si può buttare e adesso proviamo ad aprire l'altra, sperando di fare un po' meno disastri. Io davvero, se voi conoscete un metodo più veloce per aprirle, ditemelo perché forse sto sbagliando io, ma ho sempre fatto così.
Ho sbagliato di nuovo. Ecco come si dovrebbero togliere. Tappino. Via. Bene, ho fatto un lago qua nel frattempo. Ta-da! Le nostre lentine sono al loro posto. Lasciamole a mollo per un po', come vi ho detto vi consiglio almeno 24 ore prima di indossarle. Non sono sicura di questo dato, comunque sicuramente un giorno prima andrà bene. Io però, per il bene di questo video, le indosserò adesso, che sono passati solamente 5 minuti dopo averle messe nel liquido. Prima di indossare le lenti avevo fatto tantissima ricerca online, avevo visto tantissimi video e ogni video spiegavano in maniera diversa come indossarle. Ad esempio c'è chi spalanca gli occhi stile arancia meccanica tenendo tutto l'occhio aperto, o chi preferisce abbassare qua sotto o qua sopra, chi mette la lente nella parte bianca dell'occhio, chi la mette direttamente sull'occhio. Questa è una cosa che va capita solamente provando, perché ognuno può trovare la sua maniera più comoda. La mia è questa, ve la spiego prima teoricamente e poi vi faccio vedere. Di solito io abbasso la parte inferiore dell'occhio. Dato che mi fa impressione puntarmi il dito direttamente contro l'occhio, sposto lo sguardo da un'altra parte e inserisco la lente nella parte bianca dell'occhio. Avevo letto da una parte che teoricamente dà meno fastidio così, però è un po' più rischioso perché non si attacca subito all'occhio. Una volta che vedo che si sta per attaccare o comunque è entrata nell'occhio, sposto lo sguardo in maniera da far aderire la lente proprio alla pupilla. Si chiama pupilla. Spero di essermi spiegata, sicuramente adesso nella parte pratica capirete meglio. Un'altra cosa che ho dimenticato di dirvi: se li trovate scomodi potete spostare i capelli, cosa che farò in questo momento. E un'altra cosa che vi consiglio di fare è di mettere le lenti prima di truccarvi. Io adesso sono truccata pochino, come al solito, ma se poi i miei occhi iniziano a lacrimare sposteranno via tutto il trucco. Iniziamo dalla lente destra. Di solito si inizia dalla destra. Io l'appoggio qua sul dorso della mano, controllando che non ci siano pelucchi, altrimenti la rimetto a mollo, e poi la appoggio qua, così, sul dito. Controllate sempre che sia dal verso giusto. Ci sono due versi, uno sbagliato e uno giusto. Questo è quello giusto perché ha una forma più a ciotola. Se invece gli angoli fanno questa specie di forma, vuol dire che sono dalla parte sbagliata, e ricordatevi di controllare questa cosa, altrimenti vi faranno malissimo gli occhi. Quindi, come detto prima, abbasso qua, sposto un po' lo sguardo ma continuo a vedere l'occhio e... Ta-da! Non so se si nota, ma il mio occhio sta un po' lacrimando ed è totalmente normale. All'inizio, se vi lacrima un po' l'occhio, è anche giusto che sia così. Vi è comunque entrato qualcosa di esterno nell'occhio, no? Ragazzi, sono un po' delusa, non si vede per nulla il colore di queste lenti. È molto naturale, ma nello stesso tempo no, perché, come dire, è un blu molto difficile da trovare nell'occhio umano, però è anche molto poco coprente, da un effetto naturale. Sono confusa. Ammetto che cercavo delle lenti che sostituissero le mie, quelle che ho usato per Heroin X, quindi fossero un po' più naturali, ma io con le lenti blu ho una sfiga. Forse è il colore dei miei occhi. In tutto ciò, una volta utilizzata la lente, svuotatela del suo liquido e cambiatelo, ricordatevelo. Io poi lo faccio dopo. Avete capito quindi il metodo che uso? Ovviamente ce ne sono tantissimi, vi consiglio di vedere anche altri video per curiosità e per trovare il vostro. Ad esempio il mio metodo non ha funzionato per nulla con la mia amica Cristiana. Quando le ho insegnato a mettere le lenti ha avuto veramente un sacco di difficoltà perché il suo occhio è molto diverso dal mio, è molto più sensibile, continuava a sbattere gli occhi fortissimo. La soluzione è stata usare una specie di bastoncino proprio per le lenti che acchiappa la lente lui e lo puoi usare senza utilizzare le dita, insomma. Seconda lente. Un'altra cosa che faccio è che se è troppo piena di liquido dentro, lo riverso praticamente sul dorso della mano in maniera che non sia totalmente bagnata. Il verso è quello giusto? Yes, it is! Quindi giù. Piango. Io non capisco quelli che prima si truccano e poi si mettono le lenti, cioè, ma non piangete anche voi quando mettete le lenti? Un attimo che torno con la mia frangetta che non riesco a vedermi così. Queste sono io con le lenti blu. Che ne dite?
Odio questa ripresa così da vicino, però solo così potrete capire il colore delle lenti. Secondo me invece di là non si vedrà nulla, fatemi sapere. Richiudo qua. Carini, ma sono degli ippopotami, cioè stavo osservando adesso meglio che animali sono, invece questo è un elefante. Ok, abbiamo indossato le nostre lenti. Yeah! Se dovessi dare un voto a queste lenti, non lo so, sono un po' delusina. Non tutte le lenti purtroppo funzionano sugli stessi occhi. Il mio colore degli occhi, ad esempio, non è proprio castano, è un castano molto chiaro, non sono neri. Trovare delle lenti blu che mi stiano bene, non lo so perché, ma è difficilissimo, non capisco. Così come se qualcuno ha gli occhi chiari e vuole delle lenti un po' più scure, sarà un po' difficile trovarle. In ogni caso vi consiglio sempre di vedere le foto nelle recensioni, fare affidamento su altre persone che le hanno già indossate. Ogni paio di lenti ha la propria scadenza, di solito è o giornaliera o mensile o annuale. Io di solito compro sempre lenti annuali e ogni anno rifaccio rifornimento. Questo vuol dire che potete usarle quanto volete, ovviamente, anche tutti i giorni. Dovete però rispettare la data di scadenza. La scadenza parte da quando avete aperto le lenti. Quindi quelle che sto indossando io adesso, tra un anno è meglio non indossarle di nuovo. Vi ricordo di non scherzare su queste cose perché parliamo sempre dei nostri occhi. Sono molto molto delicati. Una volta ho provato a mettere delle lenti che in realtà erano scadute e mi sono pentita tantissimo, mi sono tipo uscite dall'occhio. Non rischiate. Se invece non avete mai aperto questo paio di lenti e volete usarlo tipo dopo un anno, non fa niente, state attenti solo alla data di scadenza. Di solito le lenti scadono anche se non le avete aperte, però ovviamente si parla di anni e anni dopo. Ad esempio qua c'era scritto che scadono nel 2021. Se io le avessi tenute chiuse, potevo usarle anche l'anno prossimo. Il 17 aprile del 2021 però avrei dovuto buttarle. Non rischiate su queste cose, alla fine le lenti non sono poi così costose, costano di solito intorno ai 15 euro a paio. Molti di voi mi avete chiesto dove comprarle. Io vi posso consigliare solamente i siti che ho provato, ma ce ne sono davvero tantissimi in giro. Vi consiglio di andare sul mio blog nella sezione sponsor. Lì ho la lista di tutti i siti che ho provato grazie a delle collaborazioni e che comunque sono molto valide. Adesso vi sto parlando con queste lenti addosso e non le sento per nulla, cioè mi ero quasi dimenticata di averle. Quindi direi che come comodità ci siamo, è proprio top. Direi che abbiamo finito con questo video. Penso di aver detto tutto. In ogni caso ho voglia di fare altri video su questo tema delle lenti a contatto, quindi fatemi sapere se avete altre domande, altri dubbi, oppure se volete che faccia un video specifico sulle lenti a contatto, eccetera eccetera. Trovate il link di queste lenti in descrizione e forse anche un codice sconto. Lasciatemi un mi piace e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Vi auguro un buon fine settimana e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao miau!